Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia e anche luna in bilancia o Venere in bilancia, soprattutto per ciò che riguarda la parte delle relazioni e dei sentimenti. Andiamo a vedere come sarà il mese di maggio, vediamolo attraverso una struttura di tarocchi oracoli che ho preparato per te e dopo andremo a esaminare l'amore. Allora, partiamo dai tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa lettura per te affinché tu abbia bellezza, gioia, prosperità e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Andiamo a vedere prima di tutto il portale del mese. Quale tema archetipico? Qual è l'energia che questo mese vuole portarti? Bilancia. Mettiamo una carta di tarocchi e una carta degli oracoli di questi. Qual è l'energia che questo mese vuole portarti? Allora, partiamo. Cavaliere di bastoni, un'energia di fuoco, di impeto, di avere il coraggio di fare azioni impulsive. Aurobindo lo chiamava l'istinto risvegliato, no azioni impulsive così spacco tutto. Oddio. Il Cavaliere di bastoni ti vuole portare un'energia di grande coraggio, di grande guerriera, entusiasmata, entusiasmato, di grande passione, vuole accenderti la passione, fare azioni appassionate, risvegliare la Kundalini, fare azioni che animano il tuo sangue, la tua passione, entusiasmo fondamentalmente, entusiasmo combattivo. Questa è l'energia che vuole portarti col Cavaliere di bastoni, della serie sveglia, sveglia, agisci, eh, fai cose che intuitivamente ti arrivano e istintivamente le vuoi fare. Un'energia di grande impeto, grande passione e grande gioia. Il cavallo corrisponde proprio agli istinti, no? Però guidati da una mente risvegliata e l'istinto risvegliato. Vediamolo quale oracolo. Cianita dice: prenditi il tuo tempo per prenderti cura di te. Adesso è essenziale che ti prendi cura di te. Allora, è una carta di guarigione. Allora, l'energia che vuole portarti questo mese, gli spiriti vogliono che tu agisci in funzione di ciò che ti fa bene, di ciò che ti fa stare bene, di ciò che ti appassiona, di ciò che ti entusiasma. Quindi l'energia magari non lo hai fatto fino a questo momento, comunque sia è necessario uno sprint in più. Prenditi cura di te, prenditi cura di te, prenditi ciò di cui hai bisogno e lo puoi fare col cavallo di bastoni. Quindi è un'energia di grande impeto affinché tu possa in questo mese fare ciò che ti piace, ciò che ti appassiona, ed è questo che significa prenderti cura di te. Bellissimo. Vediamo che cosa succede nel mondo visibile. Cosa accade nel mondo visibile? Bilancia. 4 di bastoni. Oh, un bel asso di denari. Oh, re di denari. Ti dico chiaramente una cosa, io qua vedo stabilità piena, vedo anche lavori in casa, se stavi aspettando un prestito per una casa ti viene dato, se stavi aspettando il denaro per una casa ti viene dato, il luogo di casa, cioè prenditi cura di quello che a te fa stare bene, vedo anche delle sistemazioni in casa che farai, degli investimenti in casa o qualcosa che riguarda la casa. Se stavi aspettando un prestito o del denaro per fare le sistemazioni nel tuo luogo, questo lo ottieni 100%. E poi vedo anche se non avevi lavoro, se non c'è lavoro, o io vedo che qualcosa di grosso, grossissimo arriva,
grazie agli sforzi fatti delle entrate di denaro importanti. Entrate di denaro importanti o una stabilità importante raggiunta. Ehm, Qua c'è il pentacolo magico. Allora mi suggerisco, e qua pure, per le questioni riguardanti la stabilità, l'economia, la finanza, tutto ciò che riguarda questi aspetti della vita pratica, ti consiglio di fare il pentacolo magico. Lo trovi nel video Magia Pratica 11, il primo video, il secondo è rispetto alle formule magiche, il primo è sul pentacolo, perché il pentacolo magico ti permette di rilasciare le energie che ti hanno impedito una certa stabilità come la volevi tu, in base alle immagini perturbate che ci sono nella tua genia sulla stabilità, e di realizzarla in modo completo. Ma già la realizzi, vedo qui, eh? Quindi affinché questa cosa sia permanente. Sì, vedo celebrazioni, vedo incontri, celebrazioni, una grande energia di entusiasmo che finalmente ti permette di prenderti cura di te, di fare quello che vuoi, di fare ciò che ti piace, vedo. Bellissime carte, eh? Già partiva con Cavaliere dei Bastoni, già l'avevo visto. Vediamo nel mondo invisibile quali sono le energie sottili che ti guidano, le azioni degli spiriti dietro le quinte. Qua mettiamo due tarocchi e un oracolo. Vediamo le energie degli spiriti che ti guidano. Ah, abbiamo la torre qua, ecco perché. L'asso di coppe. Allora, gli spiriti ti guidano a distruggere tutto ciò che conosci di te come era prima. E qua ti invito a fare anche il rituale di morte e rinascita. Lo trovi sempre nella playlist yoga sciamanico. Perché la torre, nel mondo invisibile, e anche l'idea di una certa spiritualità viene a terra. La spiritualità è un empirismo radicale, cioè tutto ciò che vivi è spirito, tutto ciò che vivi è immagine, sogno, proiezione dello spirito. E quindi viene a terra un'idea di spiritualità che non può sussistere per realizzare questi grandi obiettivi. E qua c'è un bellissimo asso di coppe, mi parlano di una felicità che raggiungi, qualcosa di wow, perché gli spiriti ti guidano a sentire l'amore, a farti guidare dall'amore. L'amore che cos'è? L'amore è il sinonimo di libertà, libertà da tutto ciò che sono resistenze, paure e attaccamenti, libertà dalla mente razionale. E quindi gli spiriti ti guidano a sentire un grande amore che ti anima. Ci sono già due assi qua, è proprio un inizio ci sono degli inizi forti per te qua, che possono partire solo grazie al fatto che viene distrutto un vecchio che era una zavorra. Ecco perché Cavaliere di Bastoni, prenditi cura di te, no? Questa forza, quest'impeto, questo coraggio di fare ciò che non si è mai osato fare. Vediamo qual è la carta dell'oracolo. La luce delle stelle ti accompagna. No desaceleres la manifestazione attraverso non frenare la manifestazione attraverso i dubbi o le preoccupazioni. Mantieni la fede e crea la luce nell'oscurità. Il cammino delle stelle è fatto della stessa energia. Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, delle stelle. E qua la luce delle stelle mi dicono che ci sono tanti spiriti che ti guidano nel farti abbattere vecchie credenze, una realtà ormai obsoleta, una credenza, il modo di fare, il modo di percepire la spiritualità viene a terra, un vecchio modo, perché la spiritualità è anche la forchetta con la quale mangi gli spaghetti, cioè la forchetta d'acciaio, quello è spirito, è un'immagine, e viene a terra tutto ciò che era una spiritualità finta. Cioè la spiritualità non è mi faccio la pratica 10 minuti, un'oretta e poi chi si è visto si è visto. La spiritualità è empirismo radicale. Ecco cosa ti portano a fare gli spiriti della tua genia intorno a te, a seguire la luce delle stelle.
Seguire la luce delle stelle significa sognare, sognare in grande, non avere obiettivi minori, ma avere obiettivi enormi, non ridursi per compiacere dei modelli sociali, ma ambire alla stella, ambisci alle stelle. Male che vada vai sulla luna, cioè questo è il senso. Bellissimo. Vediamo qual è il messaggio del tuo spirito guida dell'amante invisibile, del daimon. Dove ti vuole portare il tuo daimon? Ad essere una regina di denari. Anche se sei uomo, dove ti vuole portare il tuo daimon? A farti sentire quanto è figo darti ciò che ti nutre, senza dipendere dall'esterno. La regina di denari è colei che ha tutto ciò che le serve: economia, stabilità, godimento. Il tuo daimon, il tuo spirito guida, ti vuole condurre in questo mese a farti capire quanto è figo, quanto è bello darti tutto ciò che vuoi, che ti nutre, realizzando una grande stabilità da un punto di vista emotivo, da un punto di vista pratico, materiale, finanziario, anche un amore, credo, qua, o un nuovo amore o un amore, a farti sentire appagata o appagato anche con persone che ti corrispondono perfettamente, ma perché tu ti dai ciò che ti nutre, non lo cerchi dall'esterno. Bellissimo. E qual è l'iniziazione del mese? Cioè, quale paura devi attraversare? Quale paura devi attraversare? Cavaliere di spade. Quale paura devi attraversare il cavaliere di spade? La paura del confronto. Ma non solo, perché anche la paura di essere diretta, la paura di essere veloce, la paura di essere troppo vera, la paura di essere troppo tagliente. Perché? Perché il cavaliere di spade è uno spirito guerriero della verità. Non aspetta, non addolcisce, non media. Dice, fa e va. Quindi l'iniziazione per te in questo mese è questa. E se dicessi esattamente quello che penso, che succede? E se agissi senza chiedere permesso? Ti ho detto già qua che il Daimon ti vuole portare a darti ciò che ti nutre senza chiedere permesso, ecco il cavaliere di spade. Ecco, se tu ti fai questa domanda, e se agissi senza chiedere permesso, e se dicessi esattamente quello che penso, e che succede? Subito arriva la paura. E la paura di cosa? Di ferire qualcuno, di rompere degli equilibri, di passare per aggressiva o aggressivo, di perdere relazioni, di perdere l'approvazione. Ma adesso ti dico una cosa, siccome le spade sono te e bilanciano, sotto tutto questo c'è una paura ancora più profonda. Sai qual è? La paura della tua potenza mentale, la paura della tua chiarezza. Perché quando sei nel cavaliere di spade tu vedi tutto, non puoi fare più finta di non capire. E questo che cosa comporta? Obbliga ad agire. Allora molte persone rallentano, si trattengono, si autocensurano, ma l'iniziazione ti chiama questo mese esattamente ad avere il coraggio di essere lucida o lucido e coerente con ciò che vedi. Cioè la tua paura in questo mese è dire la verità senza filtri e muoverti di conseguenza. Ecco l'altro cavaliere di bastoni. Hai paura di essere troppo netta, hai paura di essere troppo veloce, troppo vera, ma questo mese l'iniziazione è proprio questa, cioè non trattenerti per paura di disturbare. Sfonda la torre, eccola qua, sfonda. E quando lo fai, tu diventerai la parola che libera, l'azione che sblocca, la decisione che apre le strade karmiche. Quindi, però, prima è come se devi stare in questo brivido, mi viene a dire. Se lo dico, cambia tutto. E la risposta è sì, cambia tutto. Ed è esattamente questo portale qua. Una rivoluzione fa sto mese, Scusami. Vediamo qual è il dono nascosto. Qual è la ricompensa del mese? Quale dono tu potrai cogliere? Mettiamo qua.
una carta dei tarocchi e un oracolo. Vediamo che dice l'oracolo della prosperità. La ricompensa del mese. Un grande amore, 2 di coppe. Magari tagli una relazione che non funziona più qua, o tagli una partnership lavorativa. E il 2 di coppe è l'alleanza sacra, alleanza con qualcuno che veramente ti corrisponde, che ha i tuoi stessi ideali e la tua stessa filosofia di vita, e questa è l'unione fa la forza con una persona con la quale ti corrisponde perfettamente, o sul piano pratico, lavorativo, una partnership, un contratto, o sul piano amoroso. L'amore lo vediamo dopo, però è l'amore quello che c'è dietro qua, la ricompensa di questo mese. E vediamo da quella carta oracolo. Dio è la tua fonte. Tutto quello che necessiti e todo lo que necesitas te lo proporziona la infinita fuente di Dio e tu fe apre la via. Allora, tutto quello di cui hai bisogno te lo dà la fonte divina e la tua fede apre la via per riceverlo. Non c'è carenza o limitazioni in Dio, al contrario, c'è molta abbondanza affinché tutto si condivida. Allora, tu ricevi il dono è la piena condivisione della prosperità e dell'abbondanza con una persona che ti corrisponde. Può essere nel lato lavorativo e nel lato amoroso, o ambedue. Quindi avrai una fonte divina che ti aiuterà a fare un cambio radicale in questo mese, portandoti delle partnership o delle unioni veramente straordinarie. Ma perché qua rompi tutto, eh? Cioè è bellissima questa lettura. Bellissima. Vediamo ancora sul dono divino. La manifestazione della luce. Qua ci sono manifestazioni di desideri. La luce cos'è? Sono i tuoi propositi. Vedo la mia bellezza, cresco e sviluppo la mia interiorità nell'armonia con la luce e la bellezza, mi libero della negatività, la mia saggezza risplende. Qua è la manifestazione della luce, anche la chiarezza, cioè tu dirai esattamente quello di cui hai paura a fare, a dire, fai chiarezza, cioè sei una lama, un vento sacro che taglia, distrugge per manifestare gli obiettivi. È una lettura stupenda. Stupenda, e vediamo qual è. Ti ho dato già delle pratiche per incanalare la lettura. Vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno oltre al responso anche il rito per attraversare maggio. I guerrieri, tu dimmi se non è attinente, cavalieri di spade, cavalieri di bastone, cavalieri di spade, tutta sta guerra. I guerrieri, la guerra è sacra. La guerra non si può evitare, è il dio Ares. Come vi ho spiegato nel video, non mi ricordo qual è magia pratica, ma la guerra è sacra. La guerra è sacra soltanto che tu hai sbagliato nemico. Siccome il dio Ares non si può fermare, non si può addolcire, ma si può pacificare. E quando noi non vediamo le nostre guerre interiori, le proiettiamo all'esterno facendoci le guerre esterne. Quante guerre ci sono nel mondo oggi? Perché l'umanità non ha capito una mazza. Cioè le guerre sono interne contro le proprie paure, le resistenze e gli attaccamenti. E quando tu non le risolvi all'interno facendo questo processo di alchimia, le proietterai fuori con nemici esterni. Allora ti leggo questa carta che è potentissima, i guerrieri 41. La guerra sacra farai questo mese tu, 41. Allora, eccola. Sei guidata da nobili guerrieri, Sono i tuoi avi guerrieri che ti accompagnano qua. Ci sono spiriti potentissimi che ti accompagneranno per distruggere ciò che non funziona, Gli avi guerrieri forgiano la tua capacità di lottare per amore fin dalla tua nascita. Allora ti dicono i tuoi avi guerrieri, questo mese non arrenderti alla prima soluzione. Lotta per trovare in te altre risposte. È importante che sviluppi l'immagine di ciò che vuoi realizzare, la visione del tuo obiettivo,
Deve essere chiara e devi lottare per realizzare questa immagine senza accettare compromessi o mezze misure. Eccola qua, l'iniziazione che hai da fare, sia con gli altri che con te stessa o te stesso. E qua ti mette un rituale, ok, te lo leggo. Prima fase, facendo respiri lenti e profondi, lascia che si formi la visione del tuo obiettivo. Mentre fai ciò, non accettare compromessi con la tua mente. Chiediti almeno 3 volte: è questo quello che voglio? È questo quello che voglio? È questo quello che voglio? Se per tutte e 3 le volte ti rispondi di sì, allora fai la fase successiva. Altrimenti continua a respirare fino a che la tua visione risulti in armonia con la tua volontà. Può essere che questa prima fase, cioè del chiederti 3 volte se è questo quello che vuoi veramente, richieda dei giorni o anche settimane prima di essere compiuta. Una volta fatto, passa alla seconda fase. Scrivi su un foglio l'elenco degli ostacoli che potrebbero insorgere lungo il cammino che ti porta a realizzare il tuo obiettivo. Abbi particolare cura di segnare gli ostacoli interni, e cioè quelli che dipendono da te, che sono legati al tuo carattere, alle tue paure, alle tue insicurezze. Non gli ostacoli esterni, ok? Perché non esistono. Ritaglia il foglio in varie parti. Questo rituale è potentissimo. Ritaglia il foglio in varie parti in modo che ogni ostacolo risulti scritto su un pezzo diverso. Tipo, su un pezzettino paura di soffrire, l'altro pezzettino incompletezza, un altro pezzettino, non lo so, quello che vuoi. Metti tutti i foglietti ritagliati per terra, mischiali e poi danza sopra di essi. E ti consiglio di farlo con il pezzo che ho sul mio canale, Solar, perché è una danza sciamanica, elettronica sciamanica. Solar Taromantic, ti fai questo ballo, dura 4 minuti, e così che tu possa iniziare questa alchimia. Terza fase, dopo aver ballato, continua a danzare, qua continua a danzare, immaginando di farlo sopra lo spazio e il tempo, fino ad azzerare lo spazio e il tempo. Infine, senti di trovarti nel momento della piena realizzazione del tuo obiettivo. Quarta fase. Quindi in queste prime 2 fasi mettiti la musica Solar, il mio pezzo, e poi siediti in una postura meditativa in silenzio. Fai respiri lenti e profondi, evoca dentro di te tutte le emozioni che puoi sperimentare nella piena riuscita del tuo obiettivo. Gioia, esaltazione, imbarazzo, tutte, evocale. Senti quel te stesso che ha pienamente realizzato la propria visione. L'emozione, cioè quello che sentirai, è il ponte tra la visione e la materia. La materia è pura possibilità. Attraverso di essa attraverso l'emozione, tu puoi plasmare la realtà, puoi convincere la materia a realizzare la tua visione. Ecco perché è importante mettere la musica, perché entrano nelle cellule. Gli avi guerrieri sono nobili, giacché le cause in cui si esprimono hanno sempre finalità che trascendono l'ego con le sue ristrette vedute. Questi spiriti sono connessi col primo chakra, detto anche chakra radice. Esso si trova nell'area del perineo, alla base del corpo, e gli corrisponde il colore rosso. Il primo chakra è il cerchio vortice in cui l'energia Kundalini, che è energia nervosa a carattere sessuale, che risiede alla base della colonna vertebrale, si esprime come forza selvaggia, fame primordiale, istinto, potenza guerriera. Per nutrire poi i nobili guerrieri nello yoga sciamanico si può anche adoperare il mantra LAM, che è un bija mantra, il mantra seme che corrisponde al primo chakra. Bisbiglia il suono LAM, L-A-M, per 9 volte tenendo le labbra vicine a una tazza colma d'acqua o di infuso e poi bevi offrendo il liquido ai tuoi avi guerrieri. Allora vi fate questo ballo, questa danza, almeno una volta a settimana per questo mese di maggio. E poi durante i giorni, quando prendete una tazza d'acqua calda, una tisana, un'acqua e limone, pronunciate per 9 volte il mantra LAM sul liquido, e mentre bevete in quei 5 minuti di ascolto state nutrendo i vostri avi guerrieri per portarvi alla realizzazione del vostro obiettivo.
Poi i chakra legati a tutti gli avi le faremo nelle prossime masterclass, ancora ci sto lavorando perché saranno molto incisive e potenti, cioè ti risveglia tutto. Quindi sono delle pratiche stupende, impeccabili, e adesso ragazzi e miei ragazzi andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te. Allora, tenendo fede a tutto quello che è uscito, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te a maggio. Allora, mettiamo la prima carta, energia tua nell'amore, l'energia dell'altro fuori da te, chiunque l'altro sia, l'energia dell'altra persona fuori da te, cosa si concretizza, cosa si manifesta, cosa si vede, qual è il blocco, ostacolo da superare, il consiglio sciamanico e il destino a maggio della relazione. Allora, la tua energia. Tu hai una bellissima energia del matto. Tu ti godi la vita momento per momento, non hai aspettative, non vuoi aspettative, ti vuoi godere attimo per attimo. Energia del ho fede, mi lancio, vivo la vita, non voglio aggrapparmi a nessuna aspettativa. Voglio conoscere la vita attraverso le persone, voglio conoscere le persone. Hai un'energia del matto, un nuovo inizio pieno di fede, di fiducia, come se fossi una bambina, un bambino. Qua c'è il cagnolino che sono gli istinti, no? Seguo l'istinto risvegliato. È una bellissima carta di partenza questa. Vediamo l'altra persona fuori da te. Qua abbiamo delle proposte. Paggio i denari. Abbiamo qualcuno che ti propone in concreto qualcosa. Facciamo questo, facciamo quest'altro, messaggi, incontri. Sono due bellissime carte. Nuovi inizi mi parlano, nuovi inizi, nuove conoscenze, ben aspettate sono le nuove conoscenze, piene di entusiasmo, di nuovo. Qua abbiamo la figura di una persona con l'umiltà di voler crescere e imparare attraverso questa connessione. Umiltà, vediamo, facciamo, incuriosita, incuriosito, vediamo cosa si concretizza. Io te l'ho detto già nella lettura di prima, qua c'è un grande amore, c'è un re di coppe. Si concretizza qualcosa di bellissimo. Te l'ho detto già nella lettura di prima. Era da un po' che non ti facevo queste letture così forti e belle, eh? Allora, qua si concretizza un amore maturo, c'è l'adultità animica. Abbiamo una persona che sente le proprie emozioni, una persona di cui ci si può fidare, una persona su cui si può fare affidamento a livello, già te l'avevo detto qua prima di aprire questa, a livello proprio emotivo, una persona che comprende, una persona che capisce, una nobile persona, nobiltà d'animo. E qual è la sfida? 7 di coppe, potrebbero esserci più opzioni per te. Magari la tua mente dice, ah, quella persona è meglio perché secondo alcuni modelli, secondo quelle persone che ho avuto prima. È un po' di confusione la sfida del 7 di coppe. Il 7 di coppe dice tante idee, tante opzioni o tante cose che affollano la tua mente, no? Un po' di confusione, ma non è una grande sfida, cioè, perché ti vedo in una condizione di nuovo, di novità, di voglia di novità, e se facessi quello, se facessi quell'altro, e quindi non è una grande sfida, è qualcosa su cui si può perfettamente sviare, ecco. Devi solo sentire il tuo istinto e andare dove si porta l'istinto. Vediamo qual è il consiglio. Il consiglio è toglierti di dosso dei pesi, responsabilità. Allora, questa confusione che hai in merito alla persona, questa persona che può arrivare, è dovuta soprattutto a degli obblighi che hai o delle responsabilità o delle convinzioni che ti pesano su come dovrebbe essere un rapporto, come dovrebbero andare le cose. Oppure ci sono delle carichi di responsabilità che potresti avere di più cose da fare e il consiglio è liberati. Liberati. Vediamo qual è il destino. Qua c'è l'asso di denari di prima. C'è il destino, qua c'è una... Allora, c'è un grande amore per te in questo mese. Potresti essere un po' presa da tante cose o più persone. E quindi un po' di confusione.
Quella confusione viene perché quando ti senti così libera, con la voglia di scoprire, con la voglia, o libero, con la voglia di scoprire, con la voglia di esperienze, o può essere una persona che già conosci, però qua i nuovi incontri sono ben aspettati, eh? E quindi i pesi di alcune credenze, no? Come ti dicevo prima, ho scelto sempre persone in questo modo, ma tu sei nuova però. Oppure ho sempre fatto così, ma tu sei nuova però. Ho tante cose da fare, cos'è meglio per me, cos'è peggio per me. Queste, bene e male, meglio o sbagliato, meglio o peggio, sono tutti arrovellamenti della mente che ti vuole portare a fare delle scelte secondo i suoi parametri che ti pesano. Allora qua tu devi accogliere gli eventi come se fossi appena nata o appena nato. Devi mettere da parte meglio, peggio, giusto o sbagliato, perché ciò che è meglio per te ce l'hai davanti. E qua ciò che si concretizza in questo mese è una grandissima opportunità da coltivare. Asso di denari. È una lettura stupenda. Andiamo a esaminare l'altra persona. Quali sono le vere intenzioni dell'anima dell'altra persona nei tuoi confronti? Le vere intenzioni dell'anima. Le vere intenzioni dell'anima. 5 di spade, ma questo 5 di spade non lo sa, eh, cioè non è che non lo sa. Il punto sai qual è? Il 5 di spade è quello che ti dicevo prima, è giudicare meglio, peggio, giusto o sbagliato secondo quello che la mente ti vuole far fare. È sempre sbagliato quello che la mente ti vuole far fare. Infatti questa persona c'ha la mano nella testa, no? Qua c'è un corvo che invece ti dice segui la verità, il corvo è portatore di verità. Ogni verità comporta una morte dell'immagine preesistente. E infatti il corvo è anche la morte, cioè la trasformazione. Segui la verità, non seguire la mente. Guarda che si tiene le mani nei capelli, no? Infatti, a cosa sono conformi le azioni che farà questa persona? Gli amanti. Le azioni sono azioni di grande amore, di vere scelte del cuore, nonostante la sua mente lo attanaglia e l'anima gli dice segui la verità. Perché l'anima gli dice una cosa, le vere intenzioni dell'anima, no? Che è questo corvo. E questo si mette le mani nei capelli. Ma se seguo questa cosa, se seguo quest'altra, farà azioni d'amore nei tuoi confronti. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti, l'asso di coppa. Ed è ritornato l'asso di quanti assi in questa lettura mi parlano di nuovi inizi, nuovo comienzo in spagnolo. Sì, allora qua c'è la coppa dell'amore che ti viene donata, c'è poco da dire in questa lettura, veramente bellissima, eh? Vediamo con i miei potenti oracoli, lei scendendo nella profondità di questo re di coppe può essere anche una regina di coppe. I miei oracoli potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Questa persona allora aspetta che sto venendo da ridere e tossisco. Non so se l'hai letta al contrario, te la faccio leggere. Vuoi sposarmi? Ma io te l'ho detto, c'è una grande potenzialità qua. Insomma, mi hanno un po' ammutolito queste carte, c'è poco da dire qua, eh. Vuoi sposarmi? Il fatto sai qual è? Che allora il matto che è la tua carta qua, no? Non vuole aspettative, non vuole sposarsi domani. Ecco, l'istinto, devi seguire questo istinto qui e quando sarà, insomma, farla crescere naturalmente la cosa, no? Senza avere aspettative, ecco, quelle sono le cose più belle. Sono sempre accanto a te, questa persona non ti molla proprio, non ti molla, sono sempre accanto a te. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Allora, io ti ho detto che ben aspettati sono i nuovi incontri. Magari per una piccola parte di voi, non grande, perché allora può essere un ritorno, non lo so. Qua dice è possibile. Allora, perché ci sono troppi assi e pagine, è matto, quindi io credo che
tu abbia vissuto una relazione dove la persona è scappata, va bene? E qua si presenta il nuovo degno di nota. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Dobbiamo intenderla in questi termini, al di là se è una persona che rientra o meno. Ehm, Quando si ha paura dell'amore, anche te può riguardare, perché c'è il matto. Un po' di paura dell'amore, un po' di... Adattatela alla vostra circostanza, perché qua è tutto completamente nuovo. Io non mi abbasso a mercanteggiare, tutto, voglio tutto e sono pronto ad averlo. Ecco, questo è il senso. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Fai il primo passo. Allora, questo è fiducia nella vita, questo è rivolto proprio a te. Fai il primo passo nell'avere fiducia nella vita. Come ti ho detto prima, non sentire la voce della mente, senti la voce dell'anima. Fai il primo passo tu a dire di sì alla vita e il resto verrà di conseguenza, senza programmare, senza dire, ma io vedo che già lo fai qua. E di conseguenza l'altra persona farà questo primo passo. Ok? Tutti i nuovi inizi sono per te a maggio, come se avessi un'epifania, una nuova alba. Questa è un'anima gemella, fiamma gemella. Quindi, t'ho detto, ne vale la pena. Anima gemella, fiamma gemella, sì. Vediamo un po' queste altre. È una persona con tanto di spessore. C'è Re Artù di nuovo, mi conferma che questa è una persona veramente nobile d'animo. Re Artù è una persona che conquista, ma è una persona che è veramente affidabile. Te ne accorgerai comunque, Ci sarà un amore passionale. Amore clandestino. Io credo che inizialmente sarà un amore clandestino, o comunque un po' più nascosto. Un po' più... Comunque, il giusto, va bene? Perché qua ne vale veramente la pena. Ne vale veramente la pena. Vediamo cos'altro ti dicono questi. O come direbbe una nostra sorella, ne vale davvero la gioia. Giustamente. Scegli il rispetto. Il rispetto è la base su cui l'amore può crescere. Se cerchi di controllare, la relazione perderà equilibrio. E te l'ho detto, non controllare, falla fluire. Ma quando sei disposto a offrire spazio e comprensione, fiducia nella vita, l'amore metterà radici. Infatti, asso i denari. Le differenze ti ricordano di praticare la tolleranza e la comunicazione ti invita a continuare ad ascoltare. Puoi essere una persona completamente diversa da te, tant'è che te l'ho detto prima, ma arriva per una ragione. Quindi il parlarsi, il comprendersi senza forzare le cose porterà dei grandi risultati, mi sta dicendo. Sì. Vediamo queste altre. Di nuovo fiamme gemelle mi è uscito. Cuore, corpo, mente, anima, unione di fiamme gemelle. Allora, per chi non conoscesse il mio approccio, ormai ne sapete,
siete veterane, il mio approccio immaginale, il mio approccio sciamanico sulla narrazione di Fiamme Gemelle, Anime Gemelle che l'Occidente fa, la narrazione attuale fa, vi invito e vi consiglio appassionatamente di guardare il video sulle fiamme gemelle che ho fatto dalla Kabbala al buddismo al mito, il secondo che ho fatto, non il primo, il secondo, perché qua lo marcano, in modo tale da andare un po' più, dare della consapevolezza a quello che è veramente la narrazione delle fiamme gemelle che è stata talmente edulcorata, talmente, vabbè, talmente manipolata, anime gemelle, fiamme gemelle. Siamo nel Kali Yuga, è tutto a favore della mente razionale, no? È tutto a favore del controllo, del possesso. E quindi ascoltate quel podcast o riascoltatelo per avere una visione molto più ampia e molto più libera rispetto alle, scusatemi il termine, stronzate che il mainstream ti propone. Quindi, ragazze mie, ragazzi, è una lettura stupenda. Io ti invito a fare il percorso dei 21 giorni di yoga sciamanico, pratiche sciamaniche, letture immaginali che ti metto qua sotto all'info box, la profetica pratica che ha cambiato la vita a migliaia di voi, e di continuare sul percorso, sul sentiero. Io ti ringrazio, concludo qui, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!